Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo canale. Io sono Chiara e vi porterò alla scoperta di vari localini e ristorantini di Barcellona e del mondo. Oggi andiamo all'evento Tapantoni. È un evento dove vari localini e ristoranti si sono iscritti per proporre vari piatti del mondo. I piatti sono proposti a 3,80 € e consistono in una piccola tappa e una bibita. Ma ora bando alle ciance, andiamo a vedere cosa ci offrono. Come primo localino questa mattina ci troviamo da Al Far Mezzaluna. È un localino dove fa colazioni, principalmente sono queste brioche piccoline, dolci, ripiene di pistacchio, dulce de leche, crema, di tutto e di più. E anche la parte salata. Andiamo dentro a vedere cosa hanno da proporre. Abbiamo un cortadito che è un caffè normale, piccolino, e qui abbiamo una piccola brioscina salata con formaggio e prosciutto. Politica ce l'ha anche riscaldata. Il croissant è dolce e la combinazione con il formaggio e prosciutto salati sta molto bene. Ecco. Diciamo che come inizio abbiamo una partenza abbastanza buona. Gli darei un voto 5,5 per rimanere bassi e alzare le nostre aspettative nei prossimi localini. Come secondo localino ci troviamo da Taber Café. Questo posto fa una cheesecake al limone che sembra essere una favola. Andiamo dentro e proviamo a vedere cosa ci offre. Eccoci qua con la nostra tortina al limone, andiamo a fare il quality test. Ce l'hanno messa in questa schiscetta da portare via perché pensavo di mangiarla fuori, invece c'era a posto. Andiamo all'assaggio. Spaziale, si sente un sacco il limone. Abbiamo appena finito, posto super consigliato, la torta era favolosa. Il limone si sentiva tantissimo, non era una nota molto acida forte, era equilibrato, quindi a questo localino io gli do un bel 9,5. Non gli do 10 solo perché voglio tenermi il 10 per un posticino che ho già addocchiato e secondo me ne vale molto la pena. Ma andiamo avanti con la seguente proposta. Ci troviamo da Bianco e Nero, bar gestito da una coppia di un italiano e un sudamericano. Il posto è piccolino, ma devo dire che promette davvero bene. Abbiamo questa tartellina di polenta fritta ricoperta di carne e formaggio. Andiamo all'assaggio. La carne sembra uno spezzatino da quanto è morbida, abbinata alla polenta e il formaggio risulta tutto molto godurioso. Dentro non ho potuto registrare tantissimo, diciamo che questa tappa era fenomenale, era squisita. Questo posticino si merita un bel no. Andiamo avanti col prossimo locale. Ora ci troviamo di fronte a questo locale che è una sorta di locanda tipica catalana. Si chiama Celler dell'Estevette, nome molto tipico catalano. Andiamo a vedere, qui fanno delle costine che mi hanno detto che sono la fine del mondo. Andiamo a provarle. Qui il piatto prevede focaccia di maiale, ananas e patatine. Andiamo all'assaggio perché qui la mia aspettativa è adesso. Non dico che la carne si scioglie, è morbidissima ed è super gustosa. Devo dire, costicine di maiale mangiate, la carne si scioglieva in bocca, era davvero squisita, infatti la mia aspettativa è stata rispettata. Unica pecca, diciamo che le patatine erano un po' fredde
e l'ananas caramellizzata abbinata alla carne faceva perdere un po' il gusto della carne in sé. Quindi non voglio dare un 10 perché me lo voglio riservare per qualcosa che mi faccia dire wow, però anche questo posto se l'è cavata davvero bene. Eccoci qua al nuovo localino, ora ci troviamo da Entrecampe. Qui fanno una bomba di carne, ovvero è una sorta di polpetta tutta ripiena di carne e fritta. Sopra c'è del formaggio colante. Speriamo bene? Eccoci qui con la nostra bombetta di carne. Questo è un piatto molto tipico qui di Catalogna. Andiamo all'assaggio. Fuori è croccante ma non troppo, ma dentro è morbidissimo. Non è tipica, scherzavo, non è di carne ragazzi, è di zucca e funghi, guardate. Ci siamo sbagliate, è di zucca e funghi, ancora meglio. Andiamo all'assaggio. Molto molto buona, la zucca dentro morbidissima e super profumata e gustosa. Il fungo, classico funghetto, ma soprattutto è aromatizzata al timo, pensavo fosse rosmarino, invece è timo. L'impanatura esterna molto morbida, però fritta al punto giusto, ci sta, devo dire. Considerazioni finali di questa tappa qui, buona, devo dire, gustosa anche questa, però appunto la mia aspettativa era una bomba di carne, quindi sono partita super gasata e poi mi sono fatta bomba, zucca e funghi. Super buona lo stesso, però diciamo che mi aspettavo qualcosa di diverso, quindi do un 7. Andiamo alla prossima. Il prossimo localino è Pignata Anguina, dove il piatto tipico sono i tacos. Non vedo l'ora di assaggiarli, andiamo a provarli. Il locale da fuori è molto vivace, ricco di colori accesi che subito riportano alla cultura messicana. Il design interno non è da meno, le luci soffuse, le stelle sul soffitto ricreano una tipica serata in perfetto stile messicano. Abbiamo preso tutto con carne e un palazzolo. Il sapore è buono, è un po' secco, effettivamente mi sono dimenticata di mettere la salsa. Questo ha detto che è meno piccante. Mettiamoci anche un po' di lime e andiamo a vedere. Molto meglio, super buona. La salsa aiuta molto perché la carne è un po' scopposa, quindi aiuta ad amalgamare. Molto buona. A Pignata gli diamo un bel 7 abbondante anche. La carne, come ho detto prima, risultava essere un po' stopposa, ma aggiungendo le salse si raggiunge il connubio ideale tra sapore e masticabilità. Il localino era super carino, secondo me merita di essere ritrovato un'altra volta, ma ora andiamo avanti con il prossimo locale. Ora ci troviamo da Chiena Chiena, locale italiano dove fanno le focacce ripiene. Questa sera hanno da offrirci una focaccia con condimento alla carbonara. Andiamo a vedere, mi sono già in ecstasy. Diciamo che le dimensioni sono molto risicate, ma andiamo all'assaggio. Avevo alte aspettative di Chiena Chiena, però il guanciale era tagliato grossissimo, era impossibile spezzarlo in due con i denti. Gommoso, non si riusciva a masticare. La focaccia era un pochino dura, la crema all'uovo non era male. Diciamo che il mio voto si aggira intorno al 5.
Siamo giunti al termine di questo Tapantoni, devo dire che è stato super carino in quanto mi ha fatto scoprire dei posticini nuovi in cui non ero mai stata e anche dei piattini sfiziosi, carini e soprattutto gustosi. Spero che questo video vi sia piaciuto, questo è il primo di una serie di tanti altri video dedicati al cibo non solo di Barcellona, ma di altre zone della Spagna, d'Italia e dei prossimi viaggi che faremo assieme. Spero vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!